Ciao amici, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Come vi avevo promesso nel video della realizzazione del banco della fresatrice, oggi vi faccio vedere l'utilizzo dei profili Bosch. Ho procurato gli angolari, con qualche scarto vado a realizzare un cassetto portafrese all'interno del castelletto della fresatrice. Inizio a prendere la misura dell'intero asse dei piedi del castelletto e recupero le guide di alcuni cassetti che avevo conservato. Pulisco a fondo, rimuovo la ruggine e vernicio tutto di color nero per mimetizzarlo nel castelletto. Le guide montate sono 13 mm ognuna. Misuro il vano dove dovranno essere installate per ricavare le quote dei tagli da effettuare. Inserisco i grani nelle staffe e monto la struttura. Un sistema di installazione rapido e pulito. Prendo le misure per il fondo del cassetto. Per creare quest'ultimo utilizzerò un pezzo di compensato di scarto da 4 mm. Ottenuto il pezzo della misura necessaria, ricavo negli angoli degli scarichi per non interferire sulle staffe.
volta assemblato il cassetto, ritaglio della spugna che attaccherò con del biadesivo all'interno del cassetto e che sarà la base per l'inserimento delle frese. Con viti autoperforanti a testa piatta fisso le guide al cassetto. Preparo anche le guide fisse per la struttura. Effettuati fuori da 3 mm sull'alluminio, utilizzando una lima triangolare a denti sottili, crea un intacco trasversale sulla filettatura della vite inox per renderla autofilettante. Utilizzando un mandrino angolare foro le sedi per le viti delle guide. Sfruttando come dima un pezzo di metallo della giusta misura, posiziono le stesse. Una volta testato il movimento, posiziono le fresi sulla spugna. Applico qualche righetta di riconoscimento.
Eccoci amici, avete visto com'è semplice utilizzare profilati Bosch per delle strutture molto semplici? Grazie a questa guida per cassetti io riesco ad accedere in qualsiasi punto, anche nella parte più esterna della struttura, senza problemi. Per ora lo lascio così aperto. Nel caso mi accorgessi che si accumula troppa polvere in quest'area, andrò a realizzare un cover in plexiglass e nel caso ci facciamo un video dedicato. La guida della sega sotto esce e scorre tranquillamente, quindi la sua posizione rimarrà quella. Anche per questo sabato è tutto. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi. In descrizione vi lascerò il link degli utensili che mi avete visto utilizzare per questa realizzazione. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!